Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Adreviev GE Altcare SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cosa Adreviev? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Indicazioni. Posologia. Controindicazioni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Adreviev durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cosa Adreviev? Adreviev è un farmaco a base del principio attivo iobenguano, appartenente alla categoria degli radiofarmaceutici diagnostici e nello specifico altri radiofarmaceutici diagnostici per la rilevazione di tumori. È commercializzato in Italia dall'azienda GE Altcare SRL. Adreviev può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Adreviev 74 mBq/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino 10 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: GE Altcare SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe C. Principio attivo: iobenguano. Gruppo terapeutico: radiofarmaceutici diagnostici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: medicinale solo per uso diagnostico. Oncologia: rilevamento e stadiazione dei tumori della cresta neurale. Localizzazione mediante diagnosi scintigrafica di tumori che derivano da tessuto originato embriologicamente dalla cresta neurale. Questi sono feocromocitomi, paragangliomi, chemodectomi e ganglioneuromi. Rilevazione, stadiazione e follow-up nella terapia dei neuroblastomi. Valutazione dell'uptake di iobenguano. La sensibilità della visualizzazione diagnostica è differente per le entità patologiche elencate. La sensibilità è approssimativamente del 90% per la rilevazione dei feocromocitomi e dei neuroblastomi, del 70% nel caso di carcinoidi e solo del 35% nel caso del carcinoma midollare della tiroide. Neuroendocrinologia: studi sulla funzionalità della midollare del surrene, iperplasia. Cardiologia: valutazione dell'innervazione simpatica del miocardio come indicatore prognostico del rischio di progressione dello scompenso cardiaco sintomatico, eventi aritmici potenzialmente fatali, o morte cardiaca in pazienti con scompenso cardiaco di classe NIAID o di classe NIAID e disfunzione del ventricolo sinistro. Posologia adulti. Il dosaggio raccomandato a 80-400 mBq in base alle apparecchiature e alle modalità di acquisizione utilizzate. Popolazioni speciali. Pazienti anziani. Non ha richiesto alcun particolare schema di dosaggio. Compromissione renale. È necessaria una valutazione attenta dell'attività da somministrare perché in questi pazienti è possibile che l'esposizione alle radiazioni risulti maggiore. La sicurezza e l'efficacia di Adreviev in pazienti con compromissione renale grave non è stata stabilita. Vedere il paragrafo 4. Popolazione pediatrica. Non sono disponibili studi clinici adeguati e controllati in bambini e adolescenti, pertanto l'utilizzo in tali fasce di età deve essere riservato a casi in cui sia assolutamente indispensabile. L'utilizzo in bambini e adolescenti deve essere attentamente giustificato sulla base delle necessità cliniche e valutando il rapporto rischio/beneficio in questo gruppo di pazienti. Vedere anche paragrafo 4.3 Controindicazioni. Le attività da somministrare ai bambini e agli adolescenti possono essere calcolate in base alle raccomandazioni delle ANM Pediatric Task Group e Dosage Card e ANM 2008. Le attività da somministrare ai bambini e agli adolescenti possono essere calcolate moltiplicando l'attività di base per i coefficienti dipendenti dalla massa corporea riportati nella seguente tabella.
AMBQ somministrata uguale attività di base a coefficiente. L'attività di base per iobenguano, 123I, a 28 MBQ. Occorre tenere conto che l'attività minima da somministrare è di 80 MBQ, anche per i pazienti pediatrici al di sotto di 10 kg. Peso chilogrammi, coefficiente, peso chilogrammi, coefficiente, peso chilogrammi, coefficiente 3, 1, 22, 5 e 29, 42, 9, 14, 4, 1 e 14, 24, 5, 71, 44, 9, 57, 6, 1, 71, 26, 6 e 14, 46, 10, 8, 2 e 14, 28, 6 e 43, 48, 10 e 29, 10, 2, 71, 30, 6, 86, 50, 10, 71, 12, 3 e 14, 32, 7 e 29, 52, 54, 11 e 29, 14, 3 e 57, 34, 7, 72, 56, 58, 12, 16, 4, 36, 8, 60, 62, 12, 71, 18, 4 e 43, 38, 8 e 43, 64, 66, 13 e 43, 24, 86, 48, 86, 68, 14. La sicurezza e l'efficacia nei pazienti pediatrici al di sotto di 1 mese di età non sono state stabilite. Modo di somministrazione: iobenguano, 123I, ha somministrato mediante iniezione endovenosa lenta. La durata della somministrazione in vena deve essere di 1-5 minuti. Qualora sia ritenuto necessario, si può provvedere ad una somministrazione a tergo di una soluzione di sodio cloruro 0,9% con un volume non superiore a quello iniettato per assicurare il completo utilizzo della dose. Le istruzioni per la preparazione dei radiofarmaci sono fornite nel paragrafo 12. Acquisizione delle immagini. Imaging dei tumori della cresta neurale e della midollare del surrene. Immagini scintigrafiche anteriori e posteriori di tutto il corpo e o le corrispondenti immagini focali e o le immagini SPECT si ottengono 24 ore dopo l'iniezione di iobenguano, 123I. Queste possono eventualmente essere ripetute dopo 48 ore. Imaging dell'innervazione simpatica del miocardio. La scintigrafia planare del torace può essere effettuata dopo 15 a più o meno 5 minuti e dopo 4, 0 a più o meno 0,5 ore dalla somministrazione di Adreviev. La tomografia computerizzata per emissione di singolo fotone, SPECT, può essere effettuata dopo la scintigrafia planare, come appropriato. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Questo medicinale contiene alcol benzilico. 10, 4 mg/ml. Questo medicinale non deve essere somministrato a neonati prematuri o a neonati. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Potenziali reazioni anafilattiche o di ipersensibilità. Deve essere sempre considerata la possibilità che si verifichino reazioni di ipersensibilità gravi, comprese quelle di tipo anafilattico/anafilattoide, che possono mettere in pericolo vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. È noto o può essere atteso che i seguenti farmaci possano prolungare o ridurre l'uptake di iobenguano. È stato osservato che la nifedipina, un calcio antagonista, prolunga la ritenzione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Adreviev durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Adreviev durante la gravidanza e l'allattamento? Donne potenzialmente fertili. Nel caso si renda necessario somministrare un radiofarmaco a donne in età fertile, devono sempre essere raccolte opportune informazioni circa la possibile gravidanza. Ogni donna che abbia, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. La frequenza delle reazioni avverse è definita come segue.
Molto comune, a 0 yen un decimo, comune, a 0 yen un centesimo, un decimo, non comune, a 0 yen 1,000, un centesimo, raro, a 0 yen 1, 10,000, 1,000, molto raro, 1,10,000. Non nota, la frequenza non, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. L'effetto di un sovradosaggio di iobenguano dovuto al rilascio di adrenalina. Tale effetto è di breve durata e richiede misure di supporto terapeutico volte a ridurre la pressione sanguigna rappresentate dall'immediata iniezione di un agente bloccante alfa-adrenergico ad azione rapida, fentolamina, seguito da un beta-bloccante, propranololo. Poiché copyright quella renale costituisce la via principale di eliminazione, il mantenimento del più elevato flusso urinario possibile è essenziale per ridurre l'influenza della radiazione. Adrevied non è dializzabile. La natura del radioisotopo e la quantità di iobenguano presente rendono improbabile il sovradosaggio. Potrebbe essere utile calcolare la dose efficace che è stata impiegata. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri radiofarmaci diagnostici per la rilevazione dei tumori e radiofarmaci diagnostici per il sistema cardiovascolare. Codice ATC. B09X01, B09GX. Meccanismo d'azione. Iobenguano, 123I, a un'aralchilguanidina radioiodata. La proprietà farmacocinetiche. Distribuzione. Il modello di distribuzione dello iobenguano comprende un rapido uptake iniziale nel fegato, 33% della dose somministrata, e molto inferiore nei polmoni, 3%, miocardio, 0,8%, milza, 0,6%, e ghiandole, dati preclinici di sicurezza. Nei cani la dose di 20 mg/kg a una dose letale. Livelli di dosaggio più bassi, 14 mg/kg, provocano segni clinici transitori di un effetto tossico. Somministrazioni endovenose ripetute di elenco degli eccipienti: alcol benzilico 3, iodobenzilguanidina, sodio fosfato monobasico d'idrato, sodio fosfato bibasico d'idrato, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.